Amiche e amici di Alghero Channel, benvenuti. Non ho mai fatto una prefazione per presentare gli ospiti che ho intervistato qui nel format Audace a Cuore Aperto, però per Luciano faccio un'eccezione. Perché? Perché è un'intervista nata all'improvviso, non come tutte le altre che hanno avuto bisogno di richieste di appuntamenti, far collimare gli impegni nostri con gli impegni del personaggio. Insomma, alla fine è un po' macchinoso intervistare queste persone, però con Luciano è nato tutto così all'improvviso. Mi trovavo ad agosto al Fibeach per intervistare un'altra persona per un altro servizio, mi hanno presentato il titolare Luciano, siamo entrati subito in empatia, abbiamo parlato, discusso, dopo 10 minuti gli ho chiesto se voleva fare l'intervista anche lui in Audace a Cuore Aperto, mi ha detto sì, e questo è il risultato che è venuto fuori. Buona visione. Alghero Channel presenta Audaci a Cuore Aperto, un programma di Fausto Farinelli. L'audacia, saper seguire le proprie passioni con entusiasmo e determinazione per interpretare al meglio la propria vita. Seconda stagione, 8ª puntata. L'ospite di questa puntata è il patrono del Fibeach di Baia Sardinia, Luciano Guidi. Buona visione. Ma è possibile che non riesca a trovare una mozzarella di bufala davvero buona? Ma come? Non lo sai che da Farinelli Fresco Market la mozzarella di bufala arriva direttamente dalla Campania ogni mercoledì e venerdì? Sempre freschissima. Ah, dimenticavo, è fatta con il latte nobile di bufala. Infatti le bufale si nutrono esclusivamente di erba medica e foraggio, al pascolo all'aperto. Dove si trova questo negozio? Farinelli Fresco Market è a Santa Maria La Palma. Chi è Luciano Guidi? Wow. Luciano Guidi è una persona normalissima, è un imprenditore che è venuto qua in Sardegna prima come ospite, come turista, da quando è bambino, e poi innamorandosi del posto ha colto un'occasione, penso unica, per riuscire a lavorare, per raccogliere il proprio sogno, che era quello di riuscire a lavorare in un posto che ti piace. Ho fatto tanti lavori come dirigente multinazionale e ho preso anche 140 aerei all'anno per 10 anni di fila e sono venuto nel paese più bello del mondo. Mio padre era un appassionato di Egitto, d'Africa, mia madre anche, e mi portavano, non so, andavi in Kenya, andavi in Africa centrale, dove c'è il mare, mettiamo. E io non trovavo mai il mare che c'era in Sardegna, quindi per me il posto non ne valeva la pena. Dicevo, bisogna prendere l'aereo, perdono i bagagli, ma io sono sempre stato un po' rompicoglioni, scusate, perché io vivo qua esattamente più di 7 mesi all'anno e vengo ogni 15 giorni d'inverno, perché ho questo posto incantevole di cui va curato come un bambino, perché le intemperie, il vento e l'inverno sardo non è... come poi ben sapete, no? Il vento, il mare, tutti i quadranti nord-ovest, non ti permette di passare un inverno tranquillo. Ecco, devi venire. Poi ho le persone che lavorano qua, quindi noi abbiamo gente che custodi, marketing, questa azienda non chiude mai. Dove vivi attualmente, dunque in due posti, metà qua e metà Milano. È davvero il tuo posto? Ma io quando parlo della Sardegna parlo del mio posto. A Milano ci sto molto poco e il più del tempo sono in ufficio a lavorare, quindi non ho una vita sociale a Milano. Che cos'è che fa casa? Fa casa dove stai bene. E casa per me è la Sardegna. Pensi di essere una bella persona? Ma sì, sicuramente non sarò simpatico a tutti perché non è impossibile, ma sì, sono una brava persona, sono molto altruista, quindi per me chi è altruista fa parte delle brave persone. Non sono avido, non sono uno che limita i danni, ovvero sono altruista, se posso mi spingo anche oltre di quello che normalmente fa una persona normale.
Che persona è il tuo migliore amico? Che tipo di persona è? Che parlare di migliore amico è difficile per una persona che non è mai nello stesso posto. Il tuo migliore amico è quello che lo vedi dopo 10 anni e ti sembra averlo visto un giorno prima. Cosa ami fare di più di ogni altra cosa? Io sono perfezionista, quindi cerco di fare le cose al meglio e di anteporre quello che faccio alla mia persona al mio essere personale. Cioè rispondo col mio ego interno con le cose che faccio più che in prima persona. Ho capito. Cioè antepongo... Come fanno gli artisti? Sì, bravo. Sì, antepongo qualcosa. La paura di sbagliare, se ci fosse mai stata, cosa ti ha impedito di compiere? La paura di sbagliare ci pensi tutti i giorni, io sono una persona che pensa tantissimo purtroppo e mi ha limitato forse a espandermi, però ho avuto ragione. Quanto spesso ridi? Uno ride può ridere per diversi sentimenti, sì, la timidezza, la paura. Io rido perché mi piace e mi fa star bene. Cos'è che ti fa sorridere di più? Mi fa sorridere quando mi posso prendere 5 minuti, anche oggi, anche adesso mi fa sorridere perché finalmente c'è un'intervista un po' vera, un po' diversa dal solito che VIP vengono. Ecco, per me quella è la domanda già che mi fa Quella incazzare. la fanno tutti. Ecco, va bene. Chi è il tuo peggior nemico? Quello che non sai riconoscere. Pensi di essere una persona forte? Sì. La vita mi ha indurito. Cosa sei in grado di fare oggi che non sapevi fare 5 anni fa? Questo mestiere? No. No. Oggi quello che sono in grado di fare è al mio autocontrollo prima di tutto e di lavorare sugli errori passati. Quindi oggi so che tutte le sere quando vado a casa devo pensare che errori ho fatto e cercare di evitarli o di non farli. È meglio una delusione o un rimpianto? A una delusione. Il rimpianto devi andare immediatamente a lavorare per togliertelo dalla mente. Hai dei rimpianti? Sì, quello di non aver costruito una famiglia. La cosa più importante che hai fatto finora, in assoluto, quella che sta in cima alla lista. Quella di mettere la testa a posto. Come ti fa sentire questo? Guarda Dio, io la mattina mi alzo che sono un'altra persona. Mi sono divertito anch'io nella vita e oggi ho una consapevolezza in più che la cosa più bella che ti può dare la vita è quella di assolutamente star bene, quindi la salute, e poi quello di respirare, a riuscire a respirare, e poi per una persona fortunata come me che può vivere in un posto del genere lavorandoci, perché io non sono capace di stare in vacanza, ti riempie i polmoni di gioia. La cosa più stupida che hai fatto nella vita? Ne ho molte, no comment. Una, ce ne sarà una. Aver unito il divertimento al lavoro. La più grande difficoltà che hai affrontato nella vita, qual è? Sono bravo di suddividere la grande difficoltà in tante piccole difficoltà e affrontarle tutti i giorni. È quello che riesco a fare meglio. Ami te stesso? Adesso ho cominciato a amare. Cos'è che ti fa piangere di gioia? Parlare anche 5 minuti di me stesso, quello mi piace, perché come vi ho già detto io sono fiero, orgoglioso anche di andarmi a confrontare con un analista. L'ultima volta che hai pianto? Quando è stata? Si può piangere di gioia, si può piangere di dolore, io non piango spesso. Non piangi spesso? No, piango dentro, mi vengono gli occhi lucidi, anche un minuto fa mi sono venuto perché sono una persona che cerca di non farlo vedere, ecco. Però ho pianto quando mi è morto il gatto. Io ho 5-6 gatti qua ogni tanto di vecchiaia, oppure poverini, perché i gatti che sono vivono allo stato brado
anche se ben nutriti e ben controllati, hanno sicuramente un ciclo di vita più corto di un gatto che vive in casa, quindi mi è morto il gatto, ho pianto. Sono molto affezionato a tutti, io sono un animalista convinto. Cos'è che temi di più nella vita? Il futuro, Perché il futuro? perché non è mai certo. Quindi cerco di programmarmi il futuro, ma il futuro lo puoi programmare se hai delle certezze. Andiamo in un periodo che secondo me ci saranno ancora diverse difficoltà. Sì, su questo ne sono convinto anch'io. La tua parola preferita? Lavorare. No, ma io scherzo, che ragazzi, no, scherzo, io adesso in charge ho quasi 158 dipendenti e io scherzo e tutte le volte dico lavorare, no, perché mi prendo molto i film di Alberto Sordi, a me piace molto impersonarmi anche nella mia mente in quello attore meraviglioso che era Alberto Sordi, e come impersonava le situazioni, i personaggi. Personaggi italiani. I personaggi ecco, la commedia Sì, italiana. sì. Questo fra l'altro è un posto dove la commedia italiana ha lavorato tanto, perché qua c'era, dentro il Forte Capellini, c'era il teatro di Oreste Lionello, quindi ci sono dei film che puoi andare a trovare su YouTube, il rapimento, c'è Teo Teocoli giovane, Magalli magro. La cosa migliore che potrebbe capitarti adesso? Vincere il Super Enalotto. Non aveva mai detto nessuno. Ma quello grosso, tipo non so, il lotto americano, ecco. No, non lo so, sì, una cosa che dico, Finito. mi metto in poi magari dopo un anno, però almeno me lo fai fare un anno sabbatico. Sì. Come ti vedi tra 5 anni? Spero di essere qui. Spero di essere qui. Magari ci rivediamo tra 5 anni. Magari. facciamo un binario. Quello che ti preoccupa adesso conterà tra 5 anni? Assolutamente sì. Ma moltissimo. C'è ancora qualcosa che vuoi ardentemente e ancora non sei riuscito a compiere? Migliorare ancora qua. Arrivare a un livello bellissimo, un livello altissimo, ma con democrazia. Se potessi tornare indietro nel tempo e darti un consiglio, quale sarebbe? Fa il bravo. Insomma, hai un passato da cattivo? No, c'ho un passato che per me è un da- passato remoto. C'ho un passato da ribelle. Vuol dire ribelle, non cattivo. Da ribelle, perché cioè, nella vita io ho sempre lavorato, lavori, dici adesso mi diverto. Poi se non sei capace di divertirti, allora sbagli. Allora devi anche lì, è un lavoro anche divertire. Quindi ti ho detto che bisogna essere bravi a lavorare. Cioè, divertirsi è una fatica. Se non lo sai fare. Se non lo sai fare, se no deve venirti spontanea. Certo. Ecco, quindi il consiglio che mi do tutte le notti, cerca di far divertire i tuoi clienti, se no li perderai. Sì. Cosa non vorresti dimenticare mai? Da dove arrivi? Da dove arrivi? Devi sempre ricordarti da dove arrivi e non essere mai quello che non sei. Quando hai preso la decisione più importante della tua vita, la più importante, hai seguito di più il cuore o la ragione? Assolutamente lo stomaco, Lo stomaco, la pancia. la pancia. Dunque sei emozionale. Sì, vado di pancia. La decisione più importante della mia vita è quella di studiare. Di studiare per portare a casa non un titolo di studio, ma una competenza. Allora, quando non sei sempre fortunato che vivi in casa e fai il mammone, quello che diceva il politico, no? Io non ero un mammone e quindi studiavo e cercavo di fare il prima possibile perché volevo andare a lavorare. Però mi sono reso conto già da ragazzino che dovevo prendere una competenza, perché chiunque, io posso farti diventare a te direttore,
Se tu non hai l'autorevolezza per farlo, fai delle figure barbine. Ecco, io vivo molto di meritocrazia e quindi uno deve essere autorevole sul lavoro che fa, no? E non deve urlare per difendersi, per essere autoritario. Io urlo anche, io faccio un po' di tutto, urlo, ma l'autorevolezza ce l'ho perché io sono il capo, come ti ho detto, manutentore al direttore generale, al founder. Hai sotto controllo tutte le fasi. Cerco di controllare tutto facendomi anche aiutare. Quindi la decisione più importante che uno può prendere nella propria vita, secondo me, è quella di o consolidare quello che ha oppure andare veramente di pancia a fare qualcosa di nuovo. Riassumi la tua vita in una frase. Se sei te stesso, affronti i problemi onestamente. La cosa di cui sei maggiormente sicuro in questo momento? È la mia fidanzata. Devi essere sicuro di anticipare o di essere di fare le cose fatte bene. Io ho un locale di pubblico intrattenimento, ho 13-14 enti statali che devo fare challenge, devo parlare con loro e devo comportarmi con rispetto dell'ambiente, eccetera eccetera. Sono 2 anni stati difficili, ma quello mi fa paura quando pensi di aver fatto tutto bene e magari ti sfugge qualcosa per la burocrazia. Ecco, la burocrazia è una cosa che a me fa paura perché devi essere aiutato da un amministrativista. Sì, è vero. Credi in Dio? Sì, credo in diverse forme di spiritualità. Hai dei segreti? Come tutti. Sì, niente non li vogliamo sapere. Ma no, niente di particolare. Cos'è che avevi sempre detto di non fare e poi invece l'hai fatto? Pierino. Cioè? Quello che mi sono sempre detto di non fare è quello di non di rimanere al pezzo, invece ogni tanto non ci sono stato, ma io sono me stesso, non ho rimpianti. Lo scopo finale della tua vita, il fine ultimo, qual è? Ma mi piacerebbe riposarmi un po', io ho lavorato tanto. Riposarti significa che, Riposarmi? che stai cercando un tuo... Un mio posticino. un tuo specie di alter ego, un tuo braccio destro per continuare a fare quello che fai tu in prima persona e riposarti. Sì, E non è non è proprio così. Io i bracci destri ce li ho, ma non riuscirai mai a fare quello che fai se manchi. Quanto ritieni di aver dato alla tua terra, in questo caso Alla Sardegna. con questa tua, Moltissimo. con questa tua opera? Non mi sento in debito perché qualcosa ho preso. A me una cosa che voglio sempre ribadire, che qui il grazie e il prego non arriva mai. Qua devi sapere quanto hai fatto per portare avanti qualcosa. Io lavoro, ho dei ricavi e ho dei guadagni o delle perdite. Quindi iniziato tutto pensando assolutamente alla parte economica della cosa. Oggi io non sono avido, diciamo che la maggior parte dei miei utili sono andati nel cercare, spendendo risorse economiche e personali nel mantenimento e nella cura di questo posto. E se dovessi tornare indietro lo rifaccio. Perché? Scusa. Vi dico anche perché. È quello che mi hai chiesto prima. A me piace anteporre i miei lavori. Questo è, me lo reputo, un lavoro, è un'opera finita, un'opera prima. E sono stato molto fortunato. Hai avuto l'audacia. Va bene, sempre siamo audaci. Certo, se non... Perché la fortuna si manifesta sì, davanti agli audaci. Ma io ti posso anche raccontare com'è andata qua.
era inverno, era il mio compleanno, io compio gli anni a marzo, inizio marzo, e ero fidanzato con una ragazza etiope, un ragazzo che abita qui, che è di origini è italiano ma nato in Etiopia, parlavano in tigrino, io un po' lo parlo perché ho vissuto molto in Africa, e sentivo questo Phi Beach, questo film, non c'ero mai stato, però da turista, anzi sono disonesto, ci sono stato una volta con Panariello, che è un mio amico, con Panariello, e mi avevano rubato le scarpe. Ecco. No? Allora, ma non l'avevo visto più di tanto perché mi ero incazzato e me ne ero andato. Va bene, c'era questo, a cosa assomigliava, ovviamente la struttura è quella, però gli assomigliava neanche. Ma c'era già il locale? Sì, c'era già e non è andato bene, mi sembra che hanno avuto dei problemi economici e praticamente davano in gestione questo posto. No, attenzione, non era questo, questo non c'era, questo era distrutto, era diciamo un po' in stato d'abbandono. E era un ciringhito con 2 casse da casa, ecco, una cosa familiare, cioè un po' più di familiare. Un chioschetto che è tutto dignitosissimo. Io non ho neanche conosciuto bene chi l'aveva prima, il motivo, non entro assolutamente, e questa mia fidanzata mi disse che energia, io guardavo, io facevo l'amministratore delegato in una multinazionale e gli ho detto ma che energia, un po' freddo, niente, e ho detto ma così lo prendo per lei, visto l'energia. Poi lei è andata via, ho preso un socio, gli ho regalato un pezzo, gli ho detto mi fai andare avanti questo, lui arrivava da dei locali internazionali, un disastro, al che mi sono licenziato e ho preso un piano a questo po'. Ho fatto tutti i miei errori possibili, immaginabili, iniziali, personalmente ho alimentato disavanzi o cose del genere senza mai mollare. Noi qua paghiamo tutti, io dico sempre, no? E subito, ed è un dramma in costa questo, e abbiamo preso questo posto qui, day by day. Ecco un altro claim. Ti faccio una domanda che è l'ultima, politica. Qui siamo nel comune di Arzachena. Sei diventato sindaco del comune di Arzachena. Io? Sì. Si sei candidato, sei diventato sindaco. Il primo provvedimento in assoluto che faresti? La primissima cosa, tutti siedi alla tua poltrona, riunione di giunta. Illumino le Facciamo strade. questo. Illumini? Le strade. Dopodiché faccio i trasporti. Allora partirei dalla logistica. No, prima voi siete d'Alghero e vi ho chiesto perché hanno distrutto un aeroporto. È vero, perché i giornali a volte scrivono quello che è vero, non è vero. Io è un paio d'anni che non vengo da Alghero. Confermiamo. Ecco, quindi il motivo che ho chiesto, perché sono curioso, volevo capire perché abbiamo 3 aeroporti in Sardegna, Olbia, sono campanilista, Olbia, Alghero e Cagliari, poi c'è un altro che è Oristano, non so neanche, a uno dei Gatti. È chiuso. Ok, sono 3 aeroporti. In Corsica sono 5. Sono 5. Io non voglio fare un paragonone con la Corsica né niente. Se fossi il sindaco di Arzachena partirei immediatamente dalla logistica, come quello che facevano le aziende. Ristrutturi la logistica e già hai risparmiato qualcosa. No? Illumino le strade, faccio i marciapiedi, faccio le piste ciclabili, faccio che possono servire o non servire. Poi dico a quelli che hanno gli alberghi di non farne nuovi, di ristrutturare quelli che già hanno. E di riempire quelle no, stanze che non riescono magari a riempire. Secondo me devono gli albergatori che tanto di cappello, quello che hanno fatto fino adesso, dovrebbero andare un po' in giro, vedere gli alberghi ci sono negli altri posti, perché secondo me sono un po' vecchi. Cioè, Sì. non voglio far critica a nessuno, perché non posso criticare, perché ci sono alberghi meravigliosi in Sardegna, troppo pochi. Ecco. Allora, Abbiamo penso che 220.000 posti letto. sì, però
Allora, abbiamo due strade. Che non sono niente. Se fai l'imprenditore devi alzare lo scontrino medio, perché le spese aumentano dal 15 al 20% ogni anno. Quindi per alzare lo scontrino medio non ti basta alzare il prezzo della camera, devi dargli 2 servizi in più. Certo. Hai capito? Quando io sono qua ho gli stessi prezzi del 2008 per il consumatore abituale normale. Distinguiamo, ovviamente noi cerchiamo di trattare bene il repeater, quindi quello che vive qua intorno, no? Quindi la gente che è della Zacchena, di qua intorno, no? Hanno un prezzo particolare che si chiama prezzo residente. Come i biglietti dell'aereo. Come il biglietto dell'aereo. Hai capito? Noi abbiamo lo speedy boarding per far entrare quelli che invece hanno il tavolo e non vogliono fare la coda, ma delicatamente, cioè non c'è nessuno fuori che è grosso che dice tu fermo. Purtroppo durante i mesi d'agosto dobbiamo, fra virgolette, obbligare a consumare una consumazione per limitare la gente. Chi non è mai stato qua, per convincerlo, non che hai bisogno che vengano qua. Guarda, per convincere... Un motivo per venire qua. Chi non è mai venuto. Guarda, io la prima cosa, questo te lo giuro, quando io parlo con un guest straniero gli dico, prima in assoluto grazie a essere venuto in Sardegna. E intanto mi guardano strano perché non sanno tutti cos'è la Sardegna, sanno cos'è la Costa Smeralda. È vero. Perché la Costa Smeralda è un brand importantissimo, che nella mia ignoranza non ho ancora controllato chi ha registrato, penso la Gacca. Penso di sì, ma penso che quello è un brand. Cioè, in America conoscono la Costa Smeralda. Ma non sanno che in Sardegna. Ma non sanno che in Sardegna, sanno che in Italia, ma allora, se tu prendi tutte le riviste internazionali dove io sono presente, c'è Wonderful Sardinia, io invece sto rompendo sulla Sardegna, no? Perché per me è importante, non come geografia, perché io non l'ho mai chiamata Costa Smeralda, perché io non sono in Costa Smeralda, perché io sono a Baia Sardinia, per me è la Sardegna. Quindi, perché io non differenzio piscina da Portocervo, ci sono due peculiarità completamente diverse, e è lì il bello di questo posto. Questo posto è bello perché è selvaggio, il vento, sì, non si può dire, qualche Madonna la tiro quando c'è molto, però non ci sarebbe questo spettacolo che abbiamo intorno se non fosse stato così. Quindi io amo così tanto questo posto che ho sopportato, sopporterò e andrò avanti. Se mai stato a Alghero, sì. Sì, penso che Alghero sia la più bella città che c'è nella Sardegna.